Ragazzi, una delle nostre incubatrici ha smesso di funzionare. È probabilmente la più vecchia che abbiamo, dovrebbe avere grosso modo una quindicina d'anni e improvvisamente si è spenta e non si accende più. Ogni anno facciamo un'incubazione di prova di uova di gallina per tarare temperatura e umidità. Quest'anno, il giorno stesso della chiusa prevista, l'incubatrice si è spenta e ha deciso di non accendersi più. Abbiamo naturalmente sostituito il cavo d'alimentazione, ma purtroppo il problema non si è risolto. Abbiamo spostato quindi le uova in una camera di schiusa a temperatura e umidità giusti e vediamo se riusciamo a farla ripartire. Allora, come prima cosa, togliamo di mezzo il vetro superiore, facendo attenzione a una cosa. Anzitutto, come vedete, qui ha un sensore magnetico di apertura e chiusura ed è un doppio vetro, quindi stiamo ben attenti a non danneggiarlo. Allo stesso modo togliamo il vassoio porta uova, che è questo qua, e adesso si passa ad aprire il corpo dell'incubatrice, che è chiuso da 3 clip. 2 sono in questa zona qua e 1 è nella zona frontale. Facciamo attenzione che nella parte inferiore è presente ancora dell'acqua. Il vassoio porta uova semovente, come vedete adesso senza motore è libero di scorrere, si prende e si toglie semplicemente. Notate che hanno avuto la finezza di scrivere che si tratta del lato inferiore. Questo per il momento non ci serve, quindi lo possiamo togliere e mettere da parte. Vi faccio notare che questa è la vaschetta che si riempie quando mettiamo l'acqua. Qui c'è un tubicino che, sfruttando il processo di vasi comunicanti, riempie anche questo secondo serbatoio. Questa è la parte superiore dell'incubatrice che abbiamo capovolto per avere accesso a tutte le aree di lavoro. Dunque, qui è dove mettiamo l'acqua, all'interno c'è una pallina di polistirolo che quando l'acqua raggiunge il livello viene a galla e chiude l'imboccatura. Mentre qua abbiamo le ventole di areazione, praticamente non fanno altro che prendere l'aria, spingerla attraverso il corpo riscaldante e distribuirla attraverso queste feritoie all'interno dell'incubatrice. Questo è l'evaporatore dell'acqua con la relativa ventola. Dopodiché qui c'è il motore del vassoio porta uova. Qua c'è anche l'ingresso da 220 volts. Mentre qua dietro c'è il display con la tastiera e immagino che ci sia la parte in bassa tensione col microprocessore che controlla l'intero funzionamento dell'incubatrice. Qua c'era un adesivo che con l'umidità e col tempo è venuto via con le varie pulizie. Quindi queste griglie sono divise in due. Una è questa e accorpa motore e ventole, e una è questa, un unico pezzo che credo funzioni solamente da protezione e distribuzione dell'aria. Ora andiamo a svitare tutte. Qua all'interno notiamo subito il cavetto riscaldante e qua c'è un cavo che credo colleghi la linea in alta tensione a quella in bassa tensione, e penso che all'interno ci siano dei cavi di segnale che dal microprocessore controllino le ventole e la rotazione delle uova. Quindi ora andiamo a smontare la parte in tensione. Ora vedete già come con una sola incubazione la polvere si sia accumulata abbondantemente. Quindi ora andiamo a scollegare le ventole e il motore dal circuito. I connettori di motore e ventola sono diversi, quindi non c'è pericolo di sbagliarsi. Il connettore USB è fissato con una vite che va svitata prima di poterlo rimuovere e mettere da parte,
poi si procede a svitare l'attacco della 220 volts e la scheda dovrebbe sfilarsi verticalmente. Ed ecco qua la scheda, vediamo che c'è un fusibile di protezione sulla linea 220 volts che andremo a misurare. Questa è la presa USB per la programmazione nei modelli che ne sono dotati. Fate molta attenzione ai condensatori perché toccandoli inopportunamente vi fanno male. Questa è una scheda che ha la particolarità di avere le piste sia da questo lato che da quest'altro lato, quindi fare le misurazioni non sarà facilissimo, però vedo già che lì potremmo avere un difetto in una saldatura. In effetti qua vedo una goccia di qualche liquido e una saldatura che non mi piace, tanto più che è proprio sulla linea 220 volts. Ora andiamo a verificare. Nel frattempo, per scrupolo, andiamo a rimuovere anche la parte in bassa tensione, avremo bisogno di una prolunga perché le viti sono molto in profondità. Questo c'è un cavo che passa tra questa copertura e questa ventola che mi fa pensare che vengano via solamente insieme. Quindi andiamo a svitare anche questo componente qua. Questa qua, come vedete, è la linea in bassa tensione. Quello è il microprocessore. Questo cavo flat porta al display e alla tastiera le informazioni e le scambia col processore. E questo è il cavo dati che vedevamo prima in questa zona qua. Questa piccola schedina qua invece contiene il sensore di umidità e di temperatura e due contatti magnetici per l'apertura e la chiusura del coperchio superiore e del coperchio inferiore. Cioè, se uno dei due è aperto, l'incubatrice non funziona. E qua ci sono tutti i sensori che anche loro scambiano informazioni con questo circuito contenente il processore. Mi sono appena reso conto che mentre questa ventola non gira liberamente, le altre sì, quelle relative all'aria sì. Però ho visto che sono due modelli diversi, quindi immagino che sia corretto così. Come prima cosa, quindi, proviamo la continuità del fusibile e se dovesse essere buono funzionante, passeremo a controllare quella saldatura che poco mi piaceva prima. Potrebbe essersi crepata e ossidata. Notiamo che l'intera basetta è stata spennellata di una resina che da una parte evita le ossidazioni, ma dall'altra ci impedisce di fare delle misure e quindi dovremo un po' arrangiarci. E come pensavo, questa saldatura è guasta, è rovinata ed è il caso di ripristinarla. La rifacciamo da zero. Dopodiché passiamo ad una pulizia abbastanza approfondita e poi richiudiamo il tutto e verifichiamo il funzionamento. E qui abbiamo chi non ha avuto la pazienza di aspettare la fine della riparazione.